Uno sviluppatore storico di Bitcoin, Paul Stock, ha annunciato e proposto un fork controverso e ovviamente si è acceso il dibattito. Il fork che si chiamerà eCash, tra le altre cose ticker già utilizzato per un'altra coin che vedete in sovraimpressione. L'hard fork sarà, come è successo in passato, 1 a 1. Quindi, se hai un Bitcoin, riceverai anche un eCash e attenzione, non ti stanno regalando dei soldi. Insomma, la chain si sdoppia, da una parte ci sono i Bitcoin, dall'altra parte i cash, esattamente come Bitcoin Cash e successivamente Bitcoin SV. Tra le altre cose, leggendo le prime notizie, la difficoltà di mining sarà molto bassa, che uno può pensare, oh che bello, si mina facile, ma soprattutto su una chain neonata è un altissimo rischio di attacco. Sarà una copia di Bitcoin Core con delle modifiche, come appunto ho appena detto il mining, ma la cosa più strana, un pochino più complicata, forse questa deve essere un po' la notizia iniziale, è la possibilità, attenzione, di perdere, tra virgolette, soldi perché fanno il replay delle transazioni. Quindi vuol dire che se all'inizio sposti degli cash potresti spostare anche Bitcoin e viceversa. All'inizio quando c'è un fork del genere non bisogna farsi prendere da ansie e quant'altro. E cosa fare? Come dico in altri video, ma oggi deve essere proprio così, stare fermi finché non ci sono strumenti che ci permettano di capire come muoversi, come spostare in sicurezza una cosa piuttosto che l'altra, evitando errori. Tanto la fretta nelle cripto soprattutto porta solo a fare dei grandissimi danni. E poi bisogna un po' fare attenzione anche alla narrativa che si va a creare. È un po' come se una squadra di calcio si dividesse in due, ci sono tifosi da una parte e tifosi dall'altra. Infatti si punta eventualmente su Quantum, su Drive Chain, si parla già che ci sono 7 layer 2 che saranno protetti dal mining, che stanno sviluppando eventualmente sulla possibilità e sulla futura rete di cache, con un particolare focus sulla privacy, paragonandolo a Zcash. Quindi bisogna un po' anche scindere, fare attenzione anche a queste narrative forti che possono portare hype, ricordandoci sempre che i cash non è Bitcoin. Bisogna sempre fare attenzione e valutare con mente lucida. Ricordandovi sempre che la storia insegna, guardate cosa è successo a Bitcoin Cash e successivamente a Bitcoin SV, è sempre il mercato e le persone che poi danno valore e decidono. Quindi consiglio principale: non fare niente, segui le notizie, leggi, ma non spostare nulla, non toccare nulla. I tuoi Bitcoin tanto non spariscono, non vanno a zero, non li perdi, appunto, a meno che non fai cose strane in questo periodo. Anche perché sarà un periodo un po' di confusione, dove ci saranno notizie frammentate, wallet magari non custodial che non s'aggiornano, exchange che magari non supportano il fork. Anche lì, nel caso, preoccupati se l'exchange supporta il fork, se sei interessato eventualmente a i cash piuttosto che Bitcoin. Quindi attenzione a non essere presi dal panico, dall'agitazione se è il tuo primo fork che stai affrontando. Ah, dimenticavo la cosa più importante: quando succede questo escono tantissime scam, ovvero tantissimi applicativi che ti dicono: inserisci il tuo seed phrase per avere il fork, o inserisci il tuo seed phrase per controllare se supporterà il tuo wallet il fork. No, non fare nulla di tutto ciò. Nella maggior parte dei casi, se non è qualcosa di ufficiale, ma è difficile una cosa del genere che possa uscire, inserire le seed phrase in questi nuovi applicativi vorrà dire farti fottere i tuoi veri Bitcoin. Quindi anche attenzione a queste cose. Quindi, come ho detto prima, la fretta è una cattiva consigliera. Quando succedono i fork non c'è da correre a ripari, perché è solo la chain che si divide e nasce i cash, ma i tuoi Bitcoin restano tali. Quindi fai sempre attenzione e soprattutto se qualcuno ti contatta in privato o sui social per fare operazioni,
C'è veramente pochissime persone che ti vogliono aiutare davvero, quindi diffida sempre da questi contatti e mandali a quel paese e non inserire il tuo seed phrase da nessuna parte.